Spesso sentiamo i verbi volerci e metterci nelle espressioni ci vuole, ci metto, ma cosa significano e come si usano? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e se non mi conosci, io qui pubblico sempre video di grammatica, vocabolario, cultura e qualche volta anche video di viaggi in giro per l'Italia. Se tutto questo ti sembra interessante, allora non dimenticare di iscriverti al canale e anche attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. Oggi è un video di grammatica e parliamo di un argomento molto importante: volerci e metterci, due verbi che usiamo sempre nella conversazione di tutti i giorni e che hanno un significato più o meno simile, però anche delle grandi differenze. Oggi vediamo cosa significano questi verbi e come si usano. Prima di iniziare però voglio anche dirti che ho una newsletter, quindi se vuoi ricevere tanto contenuto gratuito per imparare e migliorare in italiano, la newsletter è perfetta per te. Se vuoi iscriverti è molto semplice, puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione o visitare il mio sito www.teacherstefano.com. E adesso iniziamo con la lezione di oggi e prima dobbiamo capire che cosa sono volerci e metterci. Infatti questi sono dei verbi pronominali, cioè che aggiungono un pronome, in questo caso la particella C, per cambiare il significato originario del verbo. Infatti, il verbo volere serve per esprimere una volontà o un desiderio, invece il verbo mettere, semplicemente significa mettere qualcosa dentro qualcos'altro o su qualcosa. Per esempio, metto il libro nello zaino. Ma quando aggiungiamo la particella C, questi verbi cambiano totalmente di significato. Infatti assumono il significato di è necessario. Iniziamo dal verbo volerci e vediamo alcuni esempi col tempo, perché generalmente questi verbi si usano quando parliamo del tempo. Per esempio, ci vuole un'ora per arrivare a Roma da qui. Ci vuole un'ora per arrivare a Roma da qui. Oppure ci vogliono 5 minuti per risolvere questo problema. Ci vogliono 5 minuti per risolvere questo problema. Nella prima frase stiamo dicendo che è necessaria un'ora per arrivare a Roma. Invece nella seconda frase stiamo dicendo che sono necessari 5 minuti per risolvere il problema. Come possiamo quindi capire da questi esempi, il verbo volerci si coniuga soltanto in due forme. La terza persona singolare ci vuole quando la quantità di tempo o comunque la cosa che è necessaria è singolare. Invece usiamo ci vogliono, quindi la terza persona plurale, quando la quantità di tempo o la cosa che è necessaria, o meglio le cose che sono necessarie, sono plurali. Possiamo anche capire che il verbo volerci è un verbo impersonale, proprio perché lo coniughiamo soltanto alla terza persona, ma anche perché ha un significato generale, impersonale. Quindi lo usiamo quando stiamo dicendo qualcosa di generale. Vediamo altri esempi e magari non solo con il tempo, ma anche con altri tempi verbali. Per esempio, per arrivare a New York ci voleva una settimana in nave. Adesso con l'aereo ci vogliono solo 7 ore. Quindi qui stiamo usando l'imperfetto ci voleva una settimana e usiamo ci voleva, quindi la terza persona singolare dell'imperfetto, perché una settimana è singolare. Però adesso ci vogliono 7 ore, perché 7 ore è plurale, è chiaro? Oppure ci vuole tanta pazienza per imparare una nuova lingua.
ci vuole tanta pazienza per imparare una nuova lingua. In questo caso non stiamo usando un esempio col tempo, ma con la pazienza, quindi un nome. Qui stiamo dicendo che è necessaria tanta pazienza, e sono sicuro che questo tu lo sai bene, per imparare una nuova lingua. Un altro esempio potrebbe essere: ci vogliono 3 uova per questa torta. Ci vogliono 3 uova per questa torta. Quindi qui stiamo dicendo che sono necessarie 3 uova per fare questa torta. Il verbo metterci però è un po' diverso perché è personale. Però prima di studiare il verbo metterci voglio chiederti un piccolo favore. Se questo video ti sta piacendo e ti sta aiutando a imparare nuove cose in italiano, per supportare il mio lavoro non dimenticare di lasciare un bel mi piace. È molto semplice, devi solo cliccare sul mi piace e così supporterai incredibilmente il mio lavoro, perché suggerirai a YouTube che questo video è utile e allora YouTube consiglierà questo video a tanti altri studenti e studentesse come te. Quindi se vuoi aiutarmi a far crescere il mio canale, lascia un bel mi piace, è molto semplice. Torniamo all'argomento di oggi e capiamo come si usa metterci. Volerci è impersonale, generale, invece metterci serve per indicare che una cosa è necessaria, ma per me, per te, per lui, quindi per una persona specifica. Il verbo è personale, abbiamo un soggetto. Per esempio, ci metto mezz'ora a finire i compiti. Ci metto mezz'ora a finire i compiti. Oppure, quanto tempo ci metti ad arrivare a casa mia? Quanto tempo ci metti ad arrivare a casa mia? Quindi qui possiamo notare 2 cose. Prima di tutto il verbo metterci si coniuga in base alla persona che sta facendo l'azione. Infatti nella prima frase abbiamo ci metto, io ci metto mezz'ora a finire i compiti. Nella seconda ci metti, tu ci metti, quanto tempo tu ci metti ad arrivare a casa mia. Questo perché sto dicendo che per me è necessaria mezz'ora per finire i compiti e poi sto chiedendo a te quanto tempo è necessario per te, solo per te, per arrivare a casa mia. Infatti noi coniughiamo il verbo metterci come un verbo normale, soltanto che mettiamo la particella C all'inizio, quindi la coniugazione sarebbe io ci metto, tu ci metti, lui, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete e loro ci mettono. La seconda cosa che possiamo notare è che C non cambia mai. Sento tanti studenti dire mi metto, si mette, e no. C è una particella, la particella C è invariabile, questo non è un pronome riflessivo, quindi non cambia mai, ci metto, ci metti, ci mette, è chiaro? Vediamo altri esempi. Ci abbiamo messo un pomeriggio intero per pulire la casa. Ci abbiamo messo un pomeriggio intero per pulire la casa. Quindi stiamo dicendo che per noi è stato necessario un intero pomeriggio per pulire la casa. Oppure, quanto tempo ci metterete per finire il lavoro? Quanto tempo ci metterete per finire il lavoro? Qui stiamo usando il futuro, quindi quanto tempo sarà necessario per voi metterete, ci metterete, per finire il lavoro. E per finire, Luca ci mette solo 2 minuti ad arrivare, cioè per Luca sono necessari solo 2 minuti per arrivare. Quindi capite le differenze tra metterci e volerci, sono grandi. Con metterci noi scegliamo la forma del verbo in base alla persona, noi, voi, Luca. E un'altra cosa che possiamo notare è che tutti e 2 i verbi significano è necessario, però con volerci è più generale,
Connetterci è soltanto il tempo, quindi connetterci possiamo soltanto parlare del tempo necessario, non di altro, come con volerci. Ora vediamo una frase in cui usiamo volerci e metterci nella stessa frase. Ci vogliono 3 ore per arrivare a Milano in macchina, però io col treno ci metto 2 ore e mezza. Quindi qui che cosa stiamo dicendo? Che generalmente per tutti ci vogliono 3 ore per arrivare a Milano in macchina, quindi sono necessarie 3 ore per arrivare a Milano in macchina. Ed è impersonale, è una regola generale. Però io, quindi qui abbiamo già una cosa personale, io, non tutti gli altri, io, se vado con il treno, ci metto 2 ore e mezza, quindi vediamo come diventa personale. Quindi hai capito come funzionano questi verbi? Spero di sì. E se la lezione ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Se hai qualche domanda, scrivila come sempre qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!